Allora, questa è la Giant Talon 4. Arriva smontata con del manubrio della ruota anteriore che ha sgancio libero. Poi ci sono i due gradi infrangenti che vedete nella ruota anteriore e i due che vedete nella ruota posteriore. Il catering infrangente, vedete rosso che vedete sotto la sella che va in castro con un supporto in plastica. E poi questo qui che è il catering infrangente invece che va avvitato con una vita, cioè che c'è vita stella. Per quanto riguarda le misure, abbiamo di questa bicicletta la 27,5 e la 29. La 27,5 è in taglia XSS, M ed L, la 29 invece è SML, XL e XXL. La colorazione di questa bicicletta qui è la Eclipse nera, telaio in alluminio, forcella Suntour XCE da 29 con escursione da 100 mm, altrimenti c'è quella da 27,5 80 mm di escursione. Il manubrio è il Giant Connect Trail, ehm, che è 780 mm di lunghezza e 31,8 di diametro. Poi abbiamo l'attacco del manubrio, che sarebbe questo qui, che è il inclinato di 7 gradi, è il Giant Sport da 30,9 mm di diametro e 400 mm di lunghezza. Poi abbiamo la sella Giant Custom, i pedali misti alluminio e plastica, le leve del cambio che sono lo Shimano SLM 315 che dà la possibilità di scalare 3 rapporti con un solo azionamento della leva. Abbiamo, vedete, questa qui che serve per andare avanti e questa qui che serve per andare indietro. Abbiamo 2 rapporti davanti e 7 dietro. Poi abbiamo il deragliatore davanti, che è quello Shimano Altus BR M315, che fa parte della serie Altus M2000 davanti. Poi abbiamo il cambio, che è lo Shimano Tarney, i freni che sono meccanici, quindi quelli con il filo di acciaio, Tektro TKD 172, i comandi del freno sono sempre in alluminio, sono sempre della Tektro RS 360A, il pacco di pignoni dietro invece è l'MF TZ500 sempre Shimano 14x34. Poi abbiamo la catena che è la KMC Z7, la guarnitura, cioè i due rapporti davanti che sono della Pro Wheel Forged, 22 denti quello piccolo e 36 denti quello davanti. Poi abbiamo il drop del movimento centrale a cartuccia, cioè cuscinetti e perno quadro sono inglobati in una cartuccia che non si può aprire e quindi li protegge da acqua e polvere. Poi abbiamo i ciechi Giant, sono GX03V da 29, sempre in alluminio, camera doppia, nel senso che questa camera si riferisce alla divisione dell'aria all'interno della camera più piccola. Poi abbiamo i mozzi e sono di 21 mm di spessore. Per quanto riguarda questi mozzi a doppia poi i mozzi invece sono i Giant Tracker a coni e sfere con sfere sciolte, cioè loose ball. Abbiamo infatti una pista di scorrimento ricavata all'interno del mozzo direttamente, poi le sfere libere che qui trovano la loro sede e un cono all'interno e le sfere ruotano affogando nel grasso. Si differenziano poi dai mozzi a cuscinetti sigillati, dove la sede del cuscinetto, che è un anello con dentro le sfere, è ricavata nel corpo, direttamente nel corpo del mozzo. Poi abbiamo i raggi inossidabili, in acciaio inossidabile, e i pneumatici a filo metallico, detti anche a tallone rigido. Sappiamo infatti che questo sistema è formato quindi da una specie di filo metallico che si trova all'interno dello pneumatico e sappiamo infatti che il tallone è la parte del copertoncino con cui praticamente la gomma si collega al cerchio della ruota della mountain bike. Se il tallone contiene un robusto e rigido filo di acciaio si parla quindi di copertone a tallone rigido. Presenta quindi fibre o fili più piccoli e può essere piegato. Invece in questo caso si tratta di un tallone pieghevole.
I produttori poi, per quanto riguarda i pneumatici, parlano poi di compound, cioè di composizione. Il compound della gomma determina la rigidità e anche il grado di resistenza all'usura. Quindi la gomma più è dura e più è resistente all'usura rispetto a quella morbida, che invece si consuma più velocemente. Un copertoncino con molta aderenza si consuma più velocemente, ma uno che si usura meno offre meno grip. Quindi la soluzione è quella di creare dei copertoni con diversi tipi di gomma. Anche la carcassa sappiamo che è un elemento essenziale, c'è lo sodo più esterne della gomma ed influenza le caratteristiche del copertoncino. La carcassa può consistere in uno o più strati sovrapposti di nylon. Se il copertoncino poi è dotato anche di una protezione antiforatura, questa si trova di solito ai due strati della carcassa. La qualità della carcassa viene misurata in TPI, cioè threads per inch, indica il numero di fili per pollice di cui la carcassa dispone. Più alto è il numero di queste TPI, maggiore sarà la flessibilità e minore sarà la resistenza al rotolamento. Purtroppo un valore alto di questo TPI ha degli svantaggi, infatti più elevato il TPI e minore sarà la resistenza alle forature. A fine quindi di ottenere un alto TPI vengono utilizzati fili di nylon più sottili e quindi anche meno resistenti agli oggetti appuntiti e taglienti. Quindi i copertoni con un TPI inferiore a 60 sono pneumatici a buon mercato. La resistenza al rotolamento è relativamente alta e lo pneumatico è rigido. Un TPI tra i 60 e i 90 è considerato quindi un copertoncino mountain bike versatile. Per quanto riguarda la scelta di questo copertone rigido pieghevole, sappiamo che quello pieghevole è più morbido e ha una bassa resistenza al rotolamento, mentre questi copertoncini sono anche più costosi per la redazione, in quanto per rafforzare il tallone vengono utilizzati fili morbidi e sottili, mentre un copertone rigido presenta nel tallone questo filo d'acciaio solido che lo rende un copertoncino resistente ma allo stesso tempo anche più difficile da montare sul cerchio. E poi abbiamo anche la difesa tubeless, cioè senza camera d'aria, questi sono con la camera d'aria. Per quanto riguarda i pneumatici di questa bicicletta sono i Maxxis Icon 29 per 2.2. I cerchi invece per quanto riguarda il sistema a doppia camera, questo si riferisce a come l'aria, sappiamo, è divisa all'interno dello pneumatico. Abbiamo la camera interna più piccola, a più alta pressione, protegge i cerchi da ammaccature. Inoltre il bordo del copertone viene premuto contro il tallone del cerchio per mantenerlo sicuro. Ciò consente quindi di utilizzare una pressione dell'aria più bassa nei pneumatici, con il risultato di ottenere maggiore aderenza e trazione in frenata. Il rischio di stallonamento, cioè la perdita di aria ai lati, viene eliminato e grazie alla pressione dell'aria inferiore lo smorzamento dello pneumatico è notevolmente migliorato e se si inizia a perdere aria attraverso un foro nella parete laterale, la camera d'aria più piccola dovrebbe comunque garantire che lo pneumatico continui a rotolare. Quindi i vantaggi in breve di questi pneumatici a doppia camera sono un maggior grip grazie alla minor pressione, un maggior comfort grazie al miglior assorbimento degli urti alla bassa pressione, nessun rischio di stallonamento grazie all'alta pressione della camera interna e la protezione del cerchio grazie alla camera interna. Quanto riguarda poi le misure di questa bicicletta, abbiamo quindi diversi valori. Abbiamo per esempio la lunghezza del tubo sella, che è questo qui, cioè fino praticamente all'attacco, che è di in millimetri e di 490 mm per la L. Poi l'angolo del tubo sella, cioè l'angolo praticamente che si forma tra questo tubo sella e una linea orizzontale, è di 74 gradi, la stessa per tutte le taglie. Poi abbiamo la lunghezza del tubo orizzontale, che è quella lì, che è di 620 mm, 5,99 per la M, 7,99 per l'XL. La lunghezza del tubo sterzo invece è di 125, questa parte qui, questa altezza qui. Anzitutto l'altezza del tubo sterzo, quando è un'altezza ridotta penalizza il comfort e la tenuta dell'avantreno. Troppo basso, quindi maggiore flessione della schiena e meno autonomia. Poi abbiamo il BB drop, che indica la distanza tra il movimento centrale, che è quello lì, e la retta che unisce i due mozzi delle ruote, cioè il centrale. E quindi questo valore, che è di 55 nella L,
più questo valore è basso, più è maggiore l'altezza del movimento centrale dall'asfalto e quindi ridotta la maneggevolezza. Più alto il numero, più il movimento centrale è vicino all'asfalto e distante dai mozzi delle ruote. Per esempio un movimento centrale di 69 mm rispetto a uno di 58 sarà più incollato all'asfalto, avrà il telaio più incollato all'asfalto. In termini di prestazioni, la significa che il telaio è più stabile e scarica tutte e due le ruote in salita e il baricentro del ciclista è più basso. Poi con questo valore il telaio quindi è più maneggevole e si ha la sensazione di maggiore guida del mezzo, di maggiore controllo. Questo valore è da considerare unitamente al valore quindi della lunghezza del carro posteriore e soprattutto dello stack, cioè che è la distanza del centro dal movimento centrale del movimento centrale al centro superiore del tubo sterzo. In questo caso i valori del rake, la lunghezza del carro posteriore è di 455 mm e lo stack invece è di 630 mm. Poi l'angolazione del tubo sterzo e il rake incidono sulla risposta della sterzata. Più alto questo valore, più sarà lenta la risposta nella manovra. Quindi in questo caso l'angolazione del tubo sterzo è 68,5 gradi, mentre il rake è di 51 mm. Il reach invece esprime la distanza orizzontale tra l'asse della serie sterzo e la proiezione di altezza del movimento centrale. Il valore più basso indica un telaio più compatto e più reattivo, mentre il reach più elevato significa che il ciclista sarà sbilanciato in avanti. In questo caso abbiamo che il reach in questa bicicletta taglia L è di 439 mm. Poi abbiamo lo stack, che è la distanza invece tra la parte superiore del tubo sterzo e l'asse del movimento centrale, e lo stack è di 630 mm, abbiamo già visto prima. La lunghezza dell'interasse invece è la distanza tra i due mozzi delle ruote e indica il bilanciamento tra più valori come l'angolo dello sterzo, la lunghezza del tubo superiore e quella del carro. Poi abbiamo in questo caso H, l'interasse in questa bicicletta è 1172 mm. Poi abbiamo la lunghezza del fodero del carro posteriore che è di 455 mm e più corta è questa distanza e minore flessione, quindi il telaio sarà più reattivo, meno comodo, maneggevole e stabile. In generale il range di questo fodero del carro va tra i 405 e i 408 mm. L'angolazione del tubo sella, invece, è un fattore che incide sulla trasmissione della potenza. Più è inclinato e più il telaio scarica sulla strada la forza della pedalata, dunque si spreca meno potenza. Con l'inclinazione più ampia, ad esempio il tubo è più dritto, ad esempio 74 gradi, come questo qui, si è più seduti sul movimento centrale, la posizione risulta aggressiva, mentre gli arti inferiori, posizionati verticalmente sui pedali, spingono con più efficienza e meglio la salita. La bici è nervosa e scattante, ma obbliga ad una posizione di continuo attacco poco rilassante. Un angolo invece di piantone più chiuso, tubo meno dritto, esempio 73 gradi, fa arretrare la sella indietro sulla ruota posteriore e si è quindi più seduti e comodi. La pedalata è più arretrata, si spinge da dietro e si riesce a pedalare meglio in prossimità delle salite. Dal punto di vista puramente meccanico invece è meno efficiente perché con il pedale a 90 gradi il piede non spinge perpendicolarmente. È più adatta al ciclista di potenza piuttosto che allo scattista. La misura invece del tubo orizzontale, che abbiamo già visto che è di 620 mm, non può essere modificata. Più alto il valore, più il ciclista è disteso con il corpo. Il pass, invece, la distanza tra i due assi, è un valore specifico per ottimizzare la distribuzione del telaio. Per quanto riguarda poi le taglie della bicicletta, allora la XS
è consigliata praticamente solo per la 27.5 e per le persone alte da 155 a 166 cm. Poi abbiamo la S che troviamo sempre in taglie 27 o 29 dai 163 ai 172 cm. Poi abbiamo la M sempre da 27 o 29 dai 169 cm ai 179 cm. Questa qui che è la L è quella che troviamo solo nella misura 29 da 176 a 186 di centimetri. E poi abbiamo la XL che è dai 183 ai 193 cm, solo in taglia 29. E poi abbiamo l'ultima che è la XXXL, che è per le persone alte più di 2 metri, e troviamo sempre solo in taglia 29.